quante belle cose che ho sulla tavola e perché oggi andiamo a fare gli strufoli. Gli strufoli sono un dolce tipico napoletano del periodo delle feste, del periodo di Natale e secondo me è uno dei dolci più conviviali che possiamo immaginare. È un dolce conviviale perché viene messo in un piatto da portata, viene messo al centro del tavolo e ognuno si serve come vuole. È anche molto bello da vedere perché con tutti i corallini colorati che ci mettiamo sopra e con i canditi davvero è uno spettacolo. Queste palline hanno un debolissimo gusto di anice e io per ottenere questo sapore non vado a utilizzare il liquore di anice, bensì vado a utilizzare l'anice stellato. Però naturalmente si può utilizzare anche il liquore di anice. La ricetta che faccio è proprio quella che faceva mamma e vi faccio vedere che sarà molto semplice ottenere gli struffoli fatti a mano e è anche molto economico perché rispetto a quelli che andiamo a comprare in pasticceria veramente non ci costano molto. Sono bene augurali, sono un simbolo di abbondanza, ma soprattutto sono molto, ma molto buoni. Provateli. Gli struffoli che faccio oggi sono fatti con la farina bianca di farro, che è un grano italiano. Però se a casa avete la farina di frumento con la 00 va anche molto bene. Se però la farina è biologica va ancora meglio. La prima cosa che faccio vado a polverizzare l'anice stellato. Lo metto nel mixer. Ci metto un paio di cucchiai di farina e lo vado a polverizzare. Per profumarli andiamo a mettere anche la scorza del limone, un pizzico di sale e un cucchiaio di zucchero. Per avere degli struffoli gonfi e leggeri io vado a mettere anche un pochino di lievito per dolci. Ma ce ne vuole veramente molto poco. Aggiungiamo adesso le uova, 4 uova. Mettiamo una noce di burro tagliata a pezzettini molto piccoli. E andiamo a mescolare. E quando l'uovo si è incorporato continuiamo a impastare con le mani. E a questo punto possiamo andare a lavorarla ancora sul piano. La pasta va lavorata a lungo fino a quando non diventa perfettamente elastica e affatto appiccicosa. Per fare gli strufoli è molto semplice, prendiamo un pezzettino di pasta, lo andiamo a rotolare sul piano e ne ricaviamo dei cubetti molto piccoli. Quando tagliamo andiamo a dare anche un pochino la forma agli struffoli. Infariniamo per non far attaccare. E così li facciamo tutti. Non appena abbiamo terminato, gli struffoli vanno immediatamente fritti.
Andiamo a mettere abbondante olio di girasole. E quando l'olio è caldo andiamo a friggerli a poco alla volta. La casseruola deve essere con i bordi alti perché durante la cottura si produrrà molta schiuma che viene in superficie, altrimenti vi esce fuori e vi sporcate tutta la cucina. E quando diventano dorati li possiamo togliere dall'olio e li mettiamo ad asciugare su carta assorbente. E allo stesso modo andiamo a friggere anche gli altri strufoli. Ecco perché avevamo bisogno di una pentola con il bordo alto. Con mezzo chilo di farina abbiamo ottenuto veramente tantissimi strufoli. Ora questi dobbiamo andarli a passare nel miele. Premiamo i mandarini. Facciamo scaldare e ci aggiungiamo anche un bel po' di miele. E quando il miele è ben caldo possiamo andarci a mettere all'interno gli strufoli. Ed ora li andiamo a mettere in uno stampo a ciambella, lo stesso che utilizziamo per fare il babà. Ancora un pochino di miele. E adesso dobbiamo aspettare almeno 2 ore che il miele si solidifica perfettamente prima di poterli andare a girare su un piatto e quindi toglierli dallo stampo. Per andare a mettere i nostri strufoli sul piatto da portata, naturalmente dobbiamo andarli a togliere dalla teglia e per fare questo dobbiamo andarla a scaldare. Prendiamo il piatto, ce lo mettiamo sopra e lo capovolgiamo. E adesso non ci resta che decorarli. Andiamo a mettere questi corallini che hanno un delicato gusto di anice. E questi altri più piccolini. Tagliamo la frutta candita, questa è la scorzetta. E il cedro. E andiamo a mettere anche un pochino di cocozzata, questa qui è la zucca candita.
Vi sembra complicato? A Napoli gli strufoli si mangiano anche così. Gli strufoli vanno mangiati uno a uno.